Naviganti del hobby, bentornati sul canale. È arrivato il volume 3 di John Blanche, quindi subito dopo la sigla ve lo faccio vedere. Questo qua è il terzo volume della serie dei John Blanche. Se andate nella playlist unboxing e recensioni trovate i primi due volumi e se volete c'è il trigone, potete cercarlo anche su cerca del canale, dove ho dipinto il trigone tutto con il volume 1 e 2. Apriremo ora il 3, quindi questo è un video di unboxing per vedere il contenuto, così analizziamo la scatola. Sta arrivando anche il 4, quindi poi avremo un unboxing anche del 4 e vi farò vedere una miniatura dipinta con il 3 e una miniatura dipinta con il 4 e poi finalmente ci potremo sbizzarrire con la palette di John Blanche, ormai divisa in 4 volumi meravigliosi. Sono dei colori che adoro, quindi subito dopo la sigla. Allora, questa era una scatola che aspettavo a gloria, perché penso che fra tutte e quattro sia veramente la più complessa da utilizzare. Guardate solo il tipo di disegno che John Blanche fa in questa scatola, guardate com'è, addirittura proprio si vede che è veramente un'altra cosa rispetto alle altre, perché qui la palette è quasi tutta completamente fredda. Dico quasi perché in realtà se andate a vedere il volume 3 e vediamo un pochino di zoomare alla grande, vedete che qui abbiamo un Frostveil che è un blu abbastanza acceso, se guardate, che va a contrastare moltissimo magari con altre cose più spente. Lo Shadowthorn che è quasi un turchese verde mare molto scuro, molto bello da abbinare. Lo Sky Shard che secondo me è perfetto per esempio per schiarire, quindi non è un bianco, è quasi un crema tendente al freddo che permette di schiarire senza dover saturare troppo il colore. Abbiamo un Bramble Grove che se guardate è un grigio sempre su tonalità azzurrognole. Il Dew Path che è un altro carta da zucchero quasi, quindi è un azzurro con molta componente grigia, quindi colori spenti rispetto per esempio al primo Frostveil che abbiamo detto, che invece è molto acceso, no? E poi ci sono dei colori che danno sul tonalità calde nella palette, che però sembrano freddi, perché il Moon Petal che è quasi un rosa, no? Ma dentro ha sempre componenti, se guardate, quasi azzurrognole, e l'Ashroot come l'Iceborne diciamo che è più un bianco quasi, quindi proprio un ghiaccio molto molto acceso, no? Ecco, qui abbiamo una serie di colori che permette veramente di creare dei contrasti forti che però, come vedete, ricordano sempre tonalità molto fredde, come vedete qui, anzi guardate, ve lo faccio vedere proprio inquadrato, vedete che proprio è, vediamo un pochino se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, vedete proprio quando vedete tutta l'immagine, com'è proprio, si vede che sembra freddo, e secondo me qui veramente John Blanche dimostra tutta la sua abilità nell'utilizzare questo tipo di palette che lui adora, perché effettivamente non è tutto colori freddi, anzi ci sono queste tonalità qua che come vedete scaldano parecchio, però in realtà mettendole tutte insieme con queste componenti grigie va a sbiadire il colore, a renderlo poco acceso, dove invece va ad accendere il blu, e quindi vedete in queste zone qui, accendendo di più il blu, fa sembrare molto più freddo tutta la tonalità, veramente geniale sotto questo aspetto. Vado ad aprire, quindi qui vi faccio uno zoom 2x in modo tale che vedete un po' la scatola. Chiaramente questa è la parte dietro dove vi spiega i 10 colori e sostanzialmente chi è John Blanche. John Blanche, per chi si fosse sintonizzato per la prima volta sul mio canale, potete andare indietro poi a vedere anche il resto, diciamo, è l'artista che ha praticamente inventato il grimdark, quindi tutta quella atmosfera distopica e molto molto cupa dei Warhammer, soprattutto 40.000, ok? Quindi diciamo che lui già dagli anni 70 è stato praticamente il maestro che ha portato avanti questa cosa, è un vero e proprio artista. Non è solo un pittore di miniature, levando anche, mettendo tra virgolette il solo, perché ci sono pittori di miniature che sono fior di artisti, però in questo caso insomma lui è proprio pittore, no? Quindi insomma ha fatto delle illustrazioni notevoli. Dentro la confezione trovate sempre la painting guide gratuita, che è
una proprio diciamo è una guida a tutti i colori di Army Painter. Infatti vedete tutto il new range dei Fanatic. Vi ricordo che i Fanatic si chiamano Warpaint, sono praticamente colori che all'interno hanno già le pastiglie di ferro per essere mescolati meglio, devono essere mescolati molto meno, sono molto più coprenti, quindi hanno veramente un'altra marcia rispetto alla vecchia gamma, che era quasi una gamma entry level quando ancora di Army Painter era entrata nel mercato, poi l'ha portata avanti diversi anni e adesso è riuscita a mantenere un rapporto qualità-prezzo spaventoso con dei colori che ormai secondo me rivaleggiano senza ombra di dubbio con i migliori diciamo, del settore, che sono sicuramente Games Workshop piuttosto che AK. Ci metterei dentro i nuovi Opaco e i nuovi Max, per esempio, della Green Stuff World, che sono veramente fantastici. E Army Painter è assolutamente all'interno di questo range, quindi riesce ad avere la sua nicchia, la sua qualità, e ancora oggi credo che sia una delle aziende più comprate per chi dipinge miniature, no? Abbiamo anche tutti gli speed paint, che sono gli equivalenti dei contrast della Games Workshop, questo nuovo metodo di dipingere, diciamo, che ha inventato per prima, diciamo, la GV, dove invece di partire come un colore, diciamo, scuro per schiarire, come si fa, diciamo, nelle tele ad olio, in questo caso è un po' come l'acquerello, si parte dal colore chiaro, quindi un primer molto chiaro, e si va a contrastare con un colore che da chiaro fa anche l'ombra direttamente, quindi con una passata sola avete praticamente il colore base, la luce e l'ombra. Poi vi farò vedere in altre puntate, ovviamente, che andremo avanti sempre, che dobbiamo provare i nuovi pennarelli di Army Painter, e i pennarelli funzionano in questo modo. E qui avete tutta la guida su come si utilizzano tutti i colori, diciamo, della gamma. Poi avete il solito meraviglioso quadretto fatto da John Blanche. In questo caso vedete ci sono queste tre figure, anche qui super distopiche, guardate, sembra veramente, a volte è incredibile come, se voi andate a vedere come è partito un artista, non è sicuramente in questo modo che dipingeva, magari faceva verismo. Non so se avete mai visto Van Gogh, sono andato ad Amsterdam, ho visto Van Gogh al museo, sono rimasto sconvolto perché prima di essere un post impressionista era un verista, quindi voi andate a vedere i primi quadri suoi ad Amsterdam e sembra di vedere delle fotografie dal vero, e dici ma questo è Van Gogh, io Van Gogh me lo ricordavo per i girasoli, no? E invece all'inizio faceva verismo, quindi molte volte quando vedete un pittore per esempio dipingere così, che sembra quasi naif, no? un po' bambinesco, no? Questo modo di colorare e questo modo di descrivere la miniatura, e in questo caso il personaggio, ma poi se andate a vedere indietro John Blanche è bravissimo, ok? Quindi questa è proprio una scelta di John Blanche, quella di dipingere in questo modo. E da qui praticamente abbiamo il bigliettino della masterclass, che praticamente vi dice che addirittura, guardate che meraviglia, se trovate qualcosa di rotto all'interno della scatola non fate altro che chiamare praticamente tramite anche QR code l'assistenza di Army Painter e vi rimandano il colore singolo che si è rotto, basta mandargli una foto di quello che non funziona. Ecco i 4 volumi, quindi stiamo aspettando il volume numero 4 e nel frattempo che lo aspettiamo vi faccio vedere i colori dal vivo. Allora in questo caso zoom un pochino indietro così riusciamo a vederli, e come vedete partiamo dalle due ombre che non vi ho raccontato prima nell'intro. Come vedete il Pine Hollow Shade e il Nightroot Shade sono praticamente i due nuove wash che vengono utilizzati all'interno praticamente della scatola, e una addirittura è violacea e l'altra è verdognola. Già vedo per esempio un sacco di utilizzi anche per esempio le ossidazioni. La cosa che mi piace molto di Blanche è che lui utilizza questo tipo di wash su colori dove non li usereste mai. Per esempio se voi li utilizzate su un acrilico di questo genere, dal Moon Petal all'Iceborne, che è un pochino il suo colore un po' più chiaro, vanno ovviamente a collocarsi all'interno magari di una gamma. In questo caso come vedete sono completamente isolati, sono colori fatti praticamente da
proprio Blanche insieme all'Equipe. Se guardate poi ci sono, che ovviamente si possono abbinare a questo tipo di, molto più facilmente, di diciamo di wash, mentre di qua come vedete è più scuro. È chiaro che questo è l'abbinamento, ma se voi provate ad azzardare, e lo proveremo sicuramente, questo qui su questo e viceversa, trovate delle veramente, bisogna sperimentare a volte, no? Con i colori, chiaramente devono essere colori che si possono accostare, ma diciamo che va alla grande. Questo per esempio può essere accostato entrambi, ma direi che è più verso questa parte, perché se vedete ha una componente verdognola, e di qua invece abbiamo praticamente un altro colore sul marrone che può essere molto utile come parte più scura. E poi abbiamo il famoso che vi dicevo, lo shadow tone, che potrebbe addirittura essere messo in questa scala, e quindi se ve li faccio vedere in questo modo cominciate a capire che Blanche in realtà il suo lo sa fare, no? E qui ecco il colore, l'elemento, diciamo, l'elemento di disturbo e allo stesso tempo di spicco di questa praticamente palette, che come vedete ha in realtà un senso, con la differenza che lui praticamente va ad accendere completamente il colore. Quindi proveremo queste sequenze magari su una miniatura proprio di HeroQuest per la, diciamo, la Frozen Horror, che è l'espansione sul ghiaccio. C'è per esempio, ho delle miniature fatte da Zilot Miniatures, che come sapete è sponsor del canale e anche sponsor di HeroQuest Café, e lì in quel caso lì ci sono delle miniature fantastiche scolpite a mano che effettivamente vanno a sostituire quelle della scatola, sono veramente belle. C'è lo Yeti che è pazzesco e potremo dipingerlo proprio con queste tonalità. Bene ragazzi, io vi lascio a un brevissimo recap e ci vediamo nelle prossime puntate dove li proveremo sul campo. Non so se avete notato, ma credo che questa sia la scatola veramente più sfidante in assoluto, perché effettivamente sono dei colori molto molto complessi. Se guardate però insomma il disegno, diciamo, che abbiamo visto anche prima, devo dire la verità, è veramente veramente incredibile cosa John Blanche fa su un quadro con questa sorta di puntinismo distopico e distorto, no? Quindi poi in realtà quando andiamo a applicarlo sulle miniature troviamo sicuramente anche qua una facile collocazione, per esempio tutto quello che riguarda gli Space Wolves, per esempio il Chaos di Zinch, mi viene da dire. Poi potremmo andare verso il ghiaccio, quindi per esempio in HeroQuest tutta quanta l'espansione del Frost. Ci sono diverse cosine che si possono fare e le andremo a vedere in una puntata apposita, proprio a stretto giro, e poi aspettiamo il volume 4 e facciamo la stessa cosa. Alla prossima! Last night she told me that